Quest'estate abbiamo praticamente passato più tempo in acqua che fuori. Di Vivere in fondo al mare è la serie che ci siamo più divertiti a filmare. Oggi ti mostreremo una nostra giornata tipo qui in Sardegna. E come creiamo questi piccoli filmati strani, divertenti e un po' complessi. Quindi cominciamo dall'inizio della giornata. Buongiorno! La nostra mattina comincia sempre con una piccola sessione di yoga. È la cosa migliore che ci aiuta a svegliare il nostro corpo e soprattutto che ci prepara alla giornata di attività fisica e mentale abbastanza intensa. Poi dopo una veloce colazione siamo al computer perché la nostra giornata sostanzialmente si gira intorno a quando possiamo filmare. Oggi per esempio in teoria il metodo dovrebbe essere migliore al pomeriggio, quindi abbiamo scelto di passare la mattina a lavorare al computer. E voi potreste chiedervi cosa facciamo al computer. Beh, due cose sono fondamentali e le facciamo praticamente ogni giorno, e cioè decidere cosa postare su tutte le varie piattaforme, diciamo tra oggi e domani, e decidere cosa e come filmare oggi. Noi usiamo l'applicazione Notion per organizzare in realtà praticamente tutta la nostra vita, ma anche tutti i video che filmiamo, che siano per i clienti o che siano per le nostre piattaforme di social media. Oggi per esempio dobbiamo filmare due video, uno per un cliente e uno per la nostra playlist preferita che è Vivere in fondo al mare, e vi porteremo con noi nel fare tutto. E adesso dobbiamo scrivere precisamente ogni singola frase che andremo a dire, Con lo scopo poi di essere il più efficienti possibili in acqua, che sennò stiamo dentro ore e ore. È già così. Il resto della mattina alla fine l'abbiamo passato a discutere un po' dei piani futuri che abbiamo, e abbiamo avuto una chiamata di lavoro, un pranzettino leggero, e finalmente adesso è arrivata l'ora di andare in barca a filmare qualcosa. Ma il processo è un po' diverso dal normale. Sì, perché quando noi andiamo in barca ci portiamo sempre dietro le cose più strane, e qui praticamente abbiamo ammassato quelle che abbiamo usato in passato. Come vedete qui per esempio una televisione che abbiamo usato sott'acqua per filmare un video molto divertente. Qui abbiamo un computer, vabbè adesso è un po' messo male, però in effetti è stato sul fondale per un paio d'ore, quindi un'agenda, un libro, un ombrellone, una sedia, la bicicletta e se quello ve lo siete perso ve lo dovete proprio vedere perché è un video fantastico. E niente, oggi ci servirà una canoa, che in realtà è forse la cosa più normale. La canoa è arrivata. Dobbiamo capire come metterla nella barca. Fermo un secondo che ti spiego qual è il piano che abbiamo con la canoa. Allora, praticamente per tutti i nostri video noi abbiamo un'idea e poi dobbiamo capire però se questa è realizzabile e soprattutto se visivamente ha senso. L'idea è questa. Allora, questa è una canoa normale che va sopra l'acqua. Noi di solito facciamo le cose sul fondale, però in questo caso non avrebbe molto senso. Quindi cosa andremo a fare? Questa è la superficie. Proveremo a mettere la canoa sulla superficie, ma al contrario, così che quando gireremo l'inquadratura sembrerà che tutto sia quasi normale. Non siamo molto esperti di canoe, cioè io praticamente non penso di esserci mai salita su una canoa, quindi stavamo un attimo dibattendo sul se portando questa bella barchina sott'acqua affonda e se riusciamo a ritirarla su dopo anche. Vabbè, speriamo che ci sia un po' di aria chiusa da qualche parte, che così la barca rimane almeno sulla superficie. Allora, dove andiamo adesso? E questa è una delle decisioni più difficili di ogni giorno che filmiamo. Il vento oggi viene da terra, Da di là, abbiamo bisogno di una caletta riparata, quindi probabilmente andremo in quella direzione di là. Fondale non abbiamo bisogno troppo, quindi laggiù ci dovrebbe essere uno spot carino. Andiamo. Niente, c'è troppa folla raga, quindi abbiamo deciso di andare a Tavolara, dove speriamo ci sia un pochino meno di gente. ok, andiamo di là. Meno male che le previsioni davano bel tempo nel pomeriggio e meno male che stamattina siamo stati a casa a lavorare, perché in effetti il tempo adesso potrebbe essere meglio. Ok, siamo ancorati. Ora mettiamo in acqua la canoa perché è ora di prepararci a settare tutto quanto, atollo, macchina fotografica, e cominciare a filmare. E soprattutto capire se questa canoa, mettendola a testa in giù in acqua, sta a galla. Speriamo. Oh mamma. Check che sia tutto ok e poi entriamo in acqua filmando l'intro di questo stesso video. Quest'estate abbiamo praticamente passato qui in acqua in tempo che non ho neanche fatto partire. Take numero 2. Quest'estate abbiamo praticamente passato più tempo in acqua. Ok, stavolta era giusto raga. Montiamo la bandierina sull'atollo. Tieni. E la telecamera è lì da sola. Lavoriamo così sempre attaccati all'ancora della barca, perché è il modo più facile e sicuro per legare la boa di sicurezza e per essere vicini comunque alla nostra barca senza che però si veda tutto. Ecco, adesso lì c'è Carlo che sta andando ad ancorare tutto questo sull'ancora con un'altra cima
qua davanti alla barca. Prima di entrare in acqua trascriviamo sempre tutte le scene che dobbiamo riprendere su questa lavagnetta per essere il più rapidi possibili poi quando siamo in acqua. Ok, allora abbiamo già un problema perché a forza di provare a girare a testa in giù la canoa si è riempita di un botto d'acqua e quindi adesso non gira più bene e affonda un pochino troppo. Carlo è andato in spiaggia a svuotarla e poi riproviamo. Allora sembrerebbe che abbiamo trovato una soluzione. Adesso mentre Carlo sta respirando, sta riprendendo fiato, vi spiego. Siamo riusciti a fare la prima ripresa ed è molto figa, però diciamo che per non farla affondare, uno cerchiamo di capovolgerla il meno volte possibile, c'è proprio il movimento, e due ogni tot andiamo giù a soffiarci delle bolle d'aria così si riempie un pochino di aria. Però sta funzionando alla grande e adesso ci è venuta in mente una piccola storyline, quindi facciamo un po' di riprese così finiamo tutto il video. Top! La realtà è che ogni tanto questi shooting ci sorprendono perché essere dentro la canoa sott'acqua era stradivertente perché sembrava, cioè era straconfuso perché eri sott'acqua però eri dentro una canoa, andavi. Sembrava di essere in canoa, però c'era qualcosa di strano. Davvero? Pazzesco. Comunque questa sta affondando un po' troppo. Sì, l'abbiamo riempita d'acqua, non è facile, però effettivamente si va un po' avanti. Siamo riusciti, sì. E ogni tanto non è stato di quelli faticosi perché ogni tanto ci tocca tornare in superficie ogni volta, andiamo a 5 metri, stare 30-40 secondi lì giocando a calcio oppure guardando la TV, quelli sono shooting molto più difficili. Sì, qua tutto sommato sei in superficie praticamente, quindi devi prendere poca aria e non è necessario dare tanto fondi. Un'altra domanda che ci fate in tanti è cosa usiamo, e la realtà è questa. È una Sony Alpha 7S III con custodia subacquea della Seafrox ed è una bomba, cioè ci sono dei colori sott'acqua pazzeschi davvero. Con questa è stra più realistica della GoPro, che va bene per cominciare, però poi alla fine poi faticoso soprattutto ad alte profondità, quindi adesso usiamo questa qua da quest'anno. Ok, primo video fatto. Carlo è andato a portare la canoa in spiaggia a vuotarla definitivamente, poi la mettiamo in barca e adesso passiamo al video per il nostro cliente. Ecco, vado a cambiare costume sperando di non morire di freddo eccessivamente, che ormai sta cominciando a fare un po' freschino, è settembre, l'acqua non è proprio calda. Ok, cambio di outfit fatto e siamo pronti per iniziare le riprese. Ci siamo anche scaldati un pochino, che ci voleva, veramente freddo. Per questo secondo video ci servono le pinne, maschera ovviamente, telecamera ovviamente, ma soprattutto i pesi, perché adesso ci serve andare in profondità e soprattutto restarci. Per questo cliente abbiamo creato un video molto vibe e ricercato esteticamente. Queste sono alcune delle nostre riprese preferite e come vedi la qualità di questa videocamera è così alta che possiamo usare un video verticale in orizzontale senza grandi compromessi. Che belli i tramonti sott'acqua. Davvero una luce incredibile. Per oggi siamo contenti e soddisfatti dello shoot. Ora è giunto il momento di tornare al caldo, importare tutto e andare a nanna presto. Molto presto. Per qualunque domanda scriveteci nei commenti che vi rispondiamo o facciamo un video dedicato. Per oggi è tutto, ciao!